Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto per ognuno di noi al proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i gemelli, tendenze energetiche generali per la seconda metà di febbraio 2023. Abbiamo la carta della giustizia, amici dei gemelli. Guardate, quando c'è la giustizia si parla sempre di mettere in equilibrio qualche cosa, di mettere in regola. È una carta che parla anche di contratti. Quindi se state aspettando la firma di qualche contratto o se dovete firmare qualche contratto, è facile che con la carta della giustizia si arrivi appunto alla firma, alla risoluzione anche magari di qualche tipo di questione burocratica piuttosto che legale magari. Andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto come sempre vi ricordo che la lettura è fatta per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate il link ad un video che spiega come unire diversi oroscopi e altri link a playlist o video che potrebbero essere interessanti, come il corso gratuito di tarocchi o le letture semestrali del 2023. Per chi volesse contattarmi invece può usare l'indirizzo email che vedete qui. Bene, allora cominciamo con un 6 di bastoni, la carta del giudizio, una regina di spade, un asso di spade, il 9 di coppe, la sacerdotessa e il 10 di spade, ragazzi. Devo dire che sicuramente vedendo queste carte e vedendo anche la carta della giustizia, qualche tipo di taglio, qualche tipo di nuova idea, di nuovo programma, di nuova gestione, di aggiustamento, può essere che si verifichi, diciamo, intorno alla terza settimana di febbraio, inerente ad una relazione o ad una situazione. Adesso poi ognuno di voi applichi la lettura alla propria realtà. Si parte da un 6 di bastoni, quindi c'è una sorta di riconoscimento o di vittoria o di risultato raggiunto che vi dà la possibilità con questo giudizio di rinascere, di vedere le cose da un altro tipo di prospettiva, piuttosto che potrebbe essere che per qualcuno si riceve una telefonata da una persona che non si sente o non si vede da tempo, è come una notizia. Mm? C'è un re di spade, quindi per qualcuno può essere la persona che si fa sentire, per qualcun altro è un po' il capire come e dove mettere le priorità fondamentalmente. Mi parlano di priorità, quindi anche l'asso di spade normalmente è una sorta di questione che deve venire a galla. Anche la giustizia molte volte parla di notizie, di questioni che devono venire a galla. Però guardate ragazzi, alla fine abbiamo il 9 di coppe, la sacerdotessa e il 10 di spade. Quindi il 9 di coppe è una carta di forte appagamento emotivo, è una carta che parla anche di sogno compiuto e anche la sacerdotessa fa riferimento non tanto ai sogni che si fanno ad occhi aperti, ma quelli che si fanno ad occhi chiusi, quindi ai sogni premonitori, perché comunque è colei che canalizza, è colei che sa, è colei che legge, diciamo, i messaggi del sé superiore. Guardate, in questa carta viene raffigurata con la chiave, come se appunto avesse la chiave della conoscenza in mano. Terminiamo poi con un 10 di spade. Il 10 di spade è una carta di fine sofferenza fondamentalmente. Quindi è un po' come se ci si avvicinasse alla fine della sofferenza, alla fine di un ciclo. Qualche cosa inizia perché un asso di spade c'è una nuova chiarezza mentale che deve arrivare e arriva con la giustizia, ragazzi.
Quando c'è la giustizia si parla anche di giustizia divina, qui avete comunque anche la carta del giudizio, quindi vi dico che per qualcuno è un passaggio, diciamo, un po' obbligato, che potrebbe anche avere a che vedere con il karma o con qualche tipo di situazione che voi avete bisogno di sciogliere. Situazione energetica, intendo. Va bene, andiamo a vedere con i miei tarocchi. Andiamo a vedere questo 6 di bastoni. Re di pentacoli e 8 di bastoni. Guardate, il re di pentacoli normalmente fa riferimento a un capo, a un padre, a una persona che nella scala gerarchica, diciamo così, è più in alto di voi. Quindi qui ho come la sensazione che ci sia qualcuno che vi abbia dato anche magari a livello pratico, qualche riconoscenza, qualche premio, anche solo magari per qualcuno a livello verbale. È come se, perché qui abbiamo sia l'otto di bastoni che il giudizio, qualche tipo di notizia arriverà. Ripeto, può essere una promozione, può essere la notizia di qualcuno che non sentivate da tempo e non necessariamente deve essere una questione romantica. Ok, andiamo avanti. Abbiamo il 3 di bastoni e la regina di spade. Voglio andare a vedere anche la regina qui, regina di bastoni, la morte e il re di spade al contrario. C'è da cambiare una sorta di attitudine. Tante spade e c'è forse bisogno di... o sono persone diverse, quindi in un certo senso qui il suggerimento è di aprire gli occhi sulle persone che vi sono intorno. In questo caso ho come la sensazione che qualcuno di voi non riesca a essere freddo in certe situazioni, ma che si faccia un po' troppo prendere dalla passione del momento ed è un po' come se in realtà per riuscire a gestire questo tipo di successo di promozione, di risultato insomma che avete ottenuto con il 6 di bastoni o che state per ottenere con il 6 di bastoni, avete bisogno di lasciar perdere tutti questi bastoni, l'impeto, l'impulso, no? Ma probabilmente avete bisogno di essere più ponderati, più freddi, più di polso, più determinati. Andiamo a vedere questo asso di spade. La luna e il cavaliere di bastoni al contrario. Allora, ragazzi, per qualcuno qui si tratta di lasciarsi indietro delle persone, perché qui sento che è legato a questo cavaliere di bastoni al contrario, essendoci la luna, ci sono delle paure, ci sono delle questioni veramente che non vengono a galla, delle cose che sono nascoste. Quando c'è la luna si parla di una realtà distorta e probabilmente anche la giustizia, vi ricordo che qui avete la giustizia, anche la giustizia parla di qualche cosa che deve venire fuori, che deve venire a galla. Quindi ho come la sensazione che avrete delle sorprese, insomma, in questa seconda parte di febbraio. Andiamo a vedere il 9 di coppe. 6 di bastoni nuovamente. 10 di spade e 9 di bastoni. 10 di spade e 10 di spade. Com'è la sensazione che qui, perché abbiamo la morte e il 10 di spade che è l'arcano minore della morte, no? Quindi c'è questo incarico, c'è questa questione che per voi potrebbe essere una vittoria, un successo, potrebbe anche semplicemente essere, non lo so, perché c'è una persona legata a questo risultato, no? E da lì una serie di possibilità che si aprono. Il punto qual è? Che voi non avete un'idea reale della realtà, perché o non vi è stato detto tutto, o voi non avete detto tutto.
E qui c'è bisogno, con la carta della giustizia, di fare le cose fatte bene, fatte in regola. Quindi qui vi consigliano con questo 9 di bastoni di mettere delle barriere, ok? Quello che probabilmente è anche un po' il consiglio della regina di spade, dovete lasciar stare con certi atteggiamenti un po' troppo, cioè è un po' come se vi dicessero non fatevi prendere troppo dalla passione del momento, ma cercate di essere realistici, calcolatori, programmatori, mettete le vostre barriere, cercate di chiudere con quello che è il ciclo di sofferenza piuttosto che di abuso, mi dicono, che avete vissuto fino a questo momento e che non è stato forse molto produttivo. E qui c'è una questione di amor proprio anche, di appagamento personale da dover... E sento che comunque il mettere delle barriere, perché qui avete 6 di bastoni al contrario qui e 6 di bastoni al dritto qui. Ho come l'idea che questo risultato non vi faccia sentire del tutto appagati. Anche se comunque diciamo che questo ruolo, questa nuova posizione, questo nuovo tipo di vittoria e di successo vi potrebbe insegnare, cioè da un lato vi appaga e dall'altro vi può insegnare a strutturarvi, a difendervi e a mettere fine a certi tipi di sofferenze, appunto, perché il 10 di spade riguarda la sofferenza della mente normalmente, e qui avete tante spade. Sì, sento come se apriste gli occhi, perché comunque quando c'è la carta del giudizio si parla sempre di o una chiamata di tipo spirituale, quindi il prendere consapevolezza di una situazione, ma è anche una carta che parla di idee, di qualcuno che rinasce, che vede le cose da un punto di vista più ampio. È anche una carta che parla di giudizio, ok? Come anche la giustizia che soppesa. È un po' come se per qualcuno vedo che nella terza settimana di febbraio riuscirete a vedere molto più in là di quello che siete riusciti a fare fino ad adesso, un po' come il eh, ok, apro la vista nel lungo periodo. Andiamo a vedere la sacerdotessa, perché anche la sacerdotessa è comunque una carta di canalizzazione. Mm, Allora abbiamo un 4 di coppe al contrario, di nuovo la carta del giudizio e la carta del diavolo, esatto. Ho come la sensazione che vi renderete conto di quello che vi schiavizza, di quello che vi fa sentire ehm, legati a qualcuno. Ho l'idea che è come se vi avessero messo in testa un obiettivo che in realtà per voi non è indispensabile e è un po' come se ve ne rendeste conto. Ok? Può anche essere che questo 6 di bastoni non sia un reale successo, anche se per molti sì che lo è, però per qualcuno sento come se fosse l'illusione di una promozione, l'illusione di un riconoscimento. E l'illusione è come se l'aveste avuta a inizio febbraio, se qualcuno vi avesse parlato. Poi ripeto, non è per tutti così, però vedendo che comunque con le carte dicono che è un po' come se apriste gli occhi su una determinata situazione o persona, adesso andiamo a vedere il 10 di spade perché questo risveglio vi permetterà di chiudere con questo ciclo, che era un po' quello che vedevamo qui, no? Anche. 2 di bastoni al contrario. 7 di spade, ancora una, e 2 di spade. Sì, ragazzi, qui arriva in qualche modo questa giustizia divina che fa venire a galla tutte le verità che fino ad adesso sono rimaste nascoste. Ok? Anche il 2 di spade è una carta collegata con la luna, è una carta che nello specifico parla di bivio, di una scelta da dover affrontare. E qui sento che la scelta è se andare avanti per conto proprio o andare avanti nella situazione attuale, fondamentalmente, perché comunque il 2 di bastoni al contrario e il 2 di spade qui non vi danno tanto ancora la possibilità di vedere come poter muovervi in un secondo momento. Come se qui foste più nella fase del ah, ok, ho capito perché si è comportato così, perché è successo questo, oppure
ho capito che quella cosa lì mi è stata detta perché io mi comportassi in un certo modo. Io voglio liberarmi da questo peso perché per me fare quella cosa lì è antipatico piuttosto che non mi crea soddisfazione. E quindi come devo agire? Qui c'è più un mi risveglio dalla dinamica. Vediamo se poi a marzo ci sarà questa azione, questo movimento per uscire da questa situazione. Vediamo una credenza limitante possibile di questo periodo. Scrivetemi poi nei commenti come vi risuona. Perché mi lascio influenzare da ciò che pensano gli altri? Io le leggo sempre come se fossero una domanda, però in realtà sono affermazioni. Quindi, perché mi lascio influenzare da ciò che pensano gli altri? Condizionamento del diavolo, ragazzi. E qui. Le proiezioni. Bene, andiamo a vedere ancora una carta delle fatine. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che sostengono il canale con i like, le condivisioni, le donazioni. Quindi grazie davvero di cuore a tutti quanti. Celebrazione! Wow! E guardate dove è caduta sopra la carta del giudizio. Sì, io sento che avrete un momento proprio di pum, per qualcuno è proprio il risveglio di consapevolezza, il risveglio di coscienza, il risveglio spirituale, che è quella lampadina che fa, anzi è un lampadario in questo caso, che fa scattare la comprensione e la voglia di cambiare, mi viene anche da dire. Fa venire fuori la voglia di giustizia. Mm? Cari amici di Gemelli, spero che la lettura sia stata di ispirazione, scrivetemi poi nei commenti. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!